Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andremo a vedere quali saranno i movimenti energetici, lavorativi ed economici per la prima parte del 2023. Questa lettura è un approfondimento della lettura generale che ho già pubblicato. Trovate come sempre tutto nelle playlist e lì trovate anche l'approfondimento sulla crescita spirituale del primo semestre 2023 e anche sull'amore e gli affetti. Sono andata quindi a riprendere le stesse energie, avevamo la carta del Papa come energia generale, dopodiché abbiamo una regina di coppe, un 9 di pentacoli, un 3 di bastoni al contrario, la temperanza e nuovamente la carta del Papa. Allora ragazzi, devo dire che qui con la carta del 9 di pentacoli, sia che siate lavoratori autonomi, sia che siate lavoratori dipendenti, sia che siate senza lavoro, è una carta di forte appagamento. Se siete senza lavoro, può parlare di un inizio di un nuovo lavoro e vi dirò che per molte persone c'è la probabilità che sia un lavoro, magari non sarà subito a tempo indeterminato, ma c'è fortemente la probabilità che sia un lavoro nel lungo periodo. Diversamente, se avete già un lavoro o se siete autonomi, vedo un'espansione. Il 9 di Pentacoli è una carta di grande ricchezza e abbondanza, è una carta anche di amor proprio, quindi sento che molte persone saranno proprio appagate dal tipo di lavoro, dal tipo di anche ambiente lavorativo, perché è un appagamento personale a 360 gradi, ok? Abbiamo poi questo 3 di bastoni al contrario, ho come la sensazione che per qualcuno ci sia la voglia di viaggiare, la voglia di andare lontano, magari anche se non fosse un viaggio, potrebbe essere per qualcuno il partecipare a un corso piuttosto che a un seminario. Però ecco, forse probabilmente nella prima parte del 2023 bisognerà un attimino calibrare ancora il tipo di spese o iniziare perlomeno a fare un piano di risparmi, mi verrebbe da dire. Così facendo, perché la Regina di Coppe è una carta che ha un'energia principalmente emotiva. Quindi, se ve la devo dire tutta, questo tipo di progetto, di schema, di piano di risparmio o insomma come lo vogliate chiamare voi, sento che è abbastanza necessario perché è come se per certi versi aveste qualche tipo di difficoltà a gestire le vostre finanze. Non che non ne abbia, è come vi fate prendere un po' forse dagli entusiasmi quando è ora di spendere, no? E quindi quando poi volete magari togliervi degli sfizi nel lungo periodo, dove magari c'è un viaggio un po' importante che potrebbe anche superare i 5.000 euro come investimento da fare perché magari è in Asia, ipotesi, o comunque a chilometri di distanza. Ecco, quando c'è quel tipo di soddisfazione lì da dovervi togliere, fate un po' più fatica perché sento che tendenzialmente andrete a soddisfare un pochettino di più quello che è l'esigenza nel momento piuttosto che nel lungo periodo. Andiamo a vedere comunque con i mini tarocchi di che cosa si tratta nello specifico, vediamo che cosa riesco a dirvi di più. Io come sempre vi ricordo che le letture sono di carattere sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora, la regina di coppe è spiegato da una morte al contrario, dalla carta della stella al contrario e da un asso di spade al contrario. Sì, come vi dicevo, c'è qualche tipo di difficoltà a capire che cosa tagliare, come gestire magari le finanze, quanto investire in un sogno. È come se in questo momento non foste a livello mentale molto obiettivi, o perlomeno è un po' la sensazione che ho, diciamo, in questa fase dell'anno. Mm? Per qualcuno può anche fare riferimento, questa regina di coppe, diciamo, ad una persona, potrebbe anche essere una madre, potrebbe essere un capo, potrebbe essere un collega o una collega,
che si fa un attimino fatica a lasciare indietro. Mm? Vi dico, si fa fatica a lasciare indietro perché c'è la morte al contrario e anche l'asso di spade, che è una carta che taglia. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli, che cosa vi dice. 3 di coppe, quindi c'è una celebrazione, ragazzi. C'è un nuovo progetto, una celebrazione, un festeggiamento. Per molte persone il 2023 sarà un anno di raccolta e voi siete tra questi, perché veramente avendo 9 di pentacoli con il 3 di coppe sento abbondanza nel lavoro, abbondanza nelle idee, abbondanza finanziaria, abbondanza di amor proprio. È un nuovo modo di vedere o il progetto a cui state lavorando, l'ambiente lavorativo, anche voi stessi. Oh, scusatemi. Ah, ho avuto una sfilza di starnuti. Ok, guardate, di solito sono 3 più 1 gli starnuti che faccio. Oggi sono stati 5. Ok, magari per qualcuno di voi sono 5 i progetti e le energie coinvolte. Normalmente quando mi capita o di tossire o di avere la voce rauca piuttosto che di sternutire durante una stesa, durante una lettura, è perché è come se ci fosse... Allora, gli sternuti sono un modo inconscio, diciamo così, di prendere tempo. È come se ci fosse qualcuno che vuole prendere spazio, vuole prendere... Sì, tempo e spazio potrebbe anche essere, ok? Potrebbe essere che qui, visto che mi è successo quando parlavo di questa zona della lettura, qualcuno ha bisogno di dare voce, visto che mi è andata via, e spazio a un proprio obiettivo, ad un proprio... Sento fortemente gli studi, sento come se qualcuno avesse voglia di andare oltre, di studiare, di elevarsi spiritualmente. Di rilevarsi spiritualmente perché c'è la carta del Papa, però non necessariamente solo a livello spirituale, magari è anche il prendere quel pezzo di carta per riuscire a firmare contratti più vantaggiosi, piuttosto che se siete imprenditori, magari avendo quell'attestato potete chiedere un pochettino di più per quello che riguarda la vostra prestazione. C'è un andare avanti, andiamo avanti, vediamo il 3 di bastoni al contrario, abbiamo un 7 di pentacoli al contrario, un fante di bastoni al contrario e la temperanza al contrario. Ho la sensazione che sarà determinante il momento in cui farete una scelta, il momento in cui deciderete di, per molti, non intervenire in un progetto, in un viaggio o in uno spostamento, in qualche tipo di collaborazione. Per molte persone il non intervenire sarà un toccasana durante il 2023. Per altre persone sento che... Ragazzi, si fa un po' fatica a livello economico, eh? Nel senso, ripeto, non è che non guadagnate, ma con questa regina di coppe sento che avrete un po' le mani bucate durante il 2023. Fate attenzione perché la temperanza vi ricorda proprio di essere oculati, di... per qualcuno parla di darvi il giusto tempo di riposo, il giusto tempo di divertimento, nel senso che la parte mentale deve essere equilibrata con la parte emotiva. Se siete sempre troppo sulla mente, sul lavoro, su quelli che sono i nuovi progetti, non va neanche bene, cioè il corpo, lo spirito e la mente, tutti e tre hanno bisogno comunque di avere anche un altro tipo di nutrimento, può essere il divertimento, può essere un hobby, può essere la propria espressione personale, però c'è bisogno di portare in equilibrio qui, eh. Avete 2 carte di attesa. È come se con la carta del Papa, che avete anche qui a inizio lettura, avesse bisogno di guardare un attimino il lato più profondo delle cose, il lato un po' più spirituale, ma ci arriverete perché avete il Fante di Pentacoli e il Papa. Andiamo avanti a vedere la temperanza. Quante carte! Un 7 di spade al contrario, la carta della sacerdotessa. Abbiamo un cavaliere di coppe al contrario e la carta della forza.
Allora, quando 7 di spade al contrario, io lo sento sempre come qualche cosa che viene a galla, considerato che abbiamo in temperanza e papa, può essere una presa di consapevolezza, ok? Qualcuno inizia a guardarsi dentro e ci si inizia a rendere conto. Sapete quando vi dicevo il non fare un movimento sarà un toccasana? Ecco, lo rivedo in questo cavaliere di coppe al contrario. Per qualcuno si potrebbe trattare del non ricevere, ma sento che è vostro, sento che questo sette di coppe siete voi che dovete trovare la forza di fare una proposta, di andare, che può essere anche il darvi una possibilità, dire ok, ho intrapreso, voglio intraprendere questo corso di studi, questo percorso lavorativo e ho bisogno di quel pezzo di carta, piuttosto che non mi posso più raccontare bugie, ho bisogno di quel tipo di riposo, di quel tipo di divertimento, di quel tipo di scelta, perché la carta della forza parla di una scelta fatta normalmente con successo, è una scelta positiva, insomma, per voi. Andiamo a vedere la carta del Papa. L'imperatrice al contrario e gli amanti. Oh wow! Allora, per qualcuno, ragazzi, perché comunque qui c'è una regina di coppe, se ve la devo dire tutta, però per qualcuno potrebbe essere magari che, vedendo questa zona della lettura, nasca qualche tipo di relazione, magari anche romantica, o comunque un po' più profonda, diciamo così, sull'ambiente di lavoro. Adesso dipende sempre da qual è la realtà di ognuno, però questo tipo di contratto che andrete a firmare probabilmente vi darà, magari non vi darà la ricchezza, ecco, però vi darà un equilibrio interno, un equilibrio, un'armonia interiore. Avete anche la carta della temperanza. Io sento che inizierete un progetto che vi darà veramente, sarà quello che vorrete fare voi. Andrete per la vostra strada, vi darà tanto appagamento, tanta soddisfazione personale. E quando c'è anche la carta del Papa, si parla molte volte di quello che è un progetto riconosciuto dalla società. Potrebbe anche avere a che fare con magari l'organizzare dei matrimoni, piuttosto che ha a che vedere con, perché anche qui c'era la carta del tre di coppe che parla dei festeggiamenti, quindi è un risultato importante che andrete a consolidare, a raggiungere nella prima parte del 2023. Mi scriverete poi voi nei commenti qual è il risultato, insomma. Comunque quando c'è il Papa sono contratti, quindi se anche siete senza lavoro, portate pazienza, però io sento già che... E per molte persone non si dovranno neanche spostare più di tanto, sarà piuttosto vicino a casa, vi devo dire. Va bene, andiamo a vedere mese per mese. Io intanto vi ricordo che anche qui il tempo è fluido, cioè se nei tarocchi viene fuori qualche cosa a febbraio, magari per voi si manifesterà verso marzo-aprile e per qualcun altro magari già alla fine del 2022. Quindi tenete sempre presente questo e magari durante l'anno potete ascoltare la lettura, ecco, in diversi momenti, in modo da vedere quando risuona di più con voi. Allora, abbiamo anche qui degli arcani maggiori, quindi stesa interessante. Wow, cosa vedo? L'imperatrice, la luna, asso di denari, ragazzi, il re di coppe e regina di coppe. Allora, l'imperatrice mi parla di abbondanza, di prosperità. È vero, qua era girata al contrario, però probabilmente è qualche cosa a cui fa riferimento a quell'idea che state gestando, quel nuovo tipo di progetto di collaborazione, quell'idea, secondo me, a cui state lavorando da tempo, inizia a prendere forma. Abbiamo poi anche la carta della luna a febbraio. Giustamente, quando inizia poi qualche tipo di progetto, quando si è ad un passo dall'inizio del progetto, nascono qualsiasi tipo di paura. Voi possiate immaginare se non ce la faccio e se non basta questo e se c'è quel tipo di problema lì. Quindi vi sento un po' così, un po' diciamo presi dal panico, anche se non è la parola giusta, verso febbraio. Per qualcuno la luna fa riferimento a qualche cosa del passato, quindi può anche essere che sia un progetto che risale a secoli fa e che voi comunque state riportando a galla.
La luna fa anche parte di tutte quelle carte che parlano di proiezioni, quindi può anche essere che a febbraio prendiate quel tipo di consapevolezza che qui si vedeva con il 7 di spade al contrario, che vi fa vedere quella metà di cose che fino adesso non avevate valutato. E a marzo c'è l'inizio, ragazzi. C'è un asso di denari. Se appunto siete senza lavoro, potrebbe arrivare il lavoro. È un dono, è una nuova opportunità, un nuovo cammino, magari per molti anche un nuovo percorso lavorativo. Questo re di coppe potrebbe ricordare la regina di coppe, nel senso essere comunque la stessa figura, o potrebbe rappresentare comunque un'altra energia. E normalmente quando c'è il re di coppe è una persona o un'energia matura, che ha una certa stabilità sia da un punto di vista emotivo, sia da un punto di vista per certi versi anche pratico, forse non tanto da un punto di vista mentale, perché diciamo che tutte le figure di coppe sono un po' immerse, no, in quello che è il lato emotivo e forse lasciano un po' da parte il lato mentale e organizzativo, però comunque una bella carta, una carta di abbondanza. Andiamo avanti. Vediamo cosa vi danno per maggio e giugno. Allora, a maggio abbiamo un 7 di bastoni e giugno l'eremita. Ok, quindi sento che per molte persone avete il 9 di pentacoli, è una carta di forte indipendenza ed è quello che sento io qui con l'eremita. Ok, probabilmente questo re di coppe è una persona che vi darà un sostegno. Può anche essere da un punto di vista morale, se non proprio pratico, eh. Tenete presente che qui c'è il Papa e qui c'è il re di coppe. Sono due personaggi che molte volte, poi anche lì dipende ognuno dalla realtà che ha, parlano di terapeuti, quindi per qualcuno si potrebbe iniziare un nuovo percorso, si potrebbe trattare di un nuovo percorso in qualche disciplina olistica, in qualche disciplina di guarigione, in qualche clinica privata, proprio a livello lavorativo, non perché voi abbiate bisogno di, magari sì, magari avete bisogno di guarire qualche ferita o qualche, diciamo, zona d'ombra, però sento più che sarà quello che farete voi per aiutare gli altri, mi viene da dire. E mi parlano anche di volontariato, quindi può essere che qualcuno inizi a fare del volontariato nel 2023. Fare del volontariato riempie il cuore, io trovo. E poi abbiamo questo 7 di bastoni a maggio. Qui, ragazzi, vi dice che a maggio sarete in una posizione di vantaggio. È un po' come il rendervi conto che ce la potete fare da soli e qui a giugno partirete da soli. La carta dell'eremita è una carta di forte introspezione ed è una persona, un'energia che ha tutte le capacità e le risorse necessarie per affrontare questo tipo di viaggio da solo, ok? Quindi è una persona che ha già maturato un certo tipo di esperienza e di saggezza e quindi affronta questo viaggio per ricercare la propria verità, per ricercare la propria luce anche, mi verrebbe da dire, ok? Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere l'imperatrice, vediamo che cosa riesco a dirvi. Wow, anche qui abbiamo arcani maggiori, abbiamo la sacerdotessa che si ripete, avevamo anche qui la carta della sacerdotessa, dopodiché abbiamo la giustizia e una regina di bastoni. Tanta energia femminile, se ve la devo dire, qui è un po' come se a gennaio qualcuno sfoderasse le proprie doti ammaliatrici, affascinanti. Per qualcuno sono doti psichiche, vi ricordo che comunque c'è questo dono che arriva anche a marzo, vedendo lì la sacerdotessa può essere che si inizi, e anche la carta della regina di coppe, può essere che già a gennaio si inizi ad ascoltarsi un po' di più, a porsi certi tipi di domande. Con la carta della giustizia, che molte volte fa riferimento alla giustizia divina, ripeto, c'è questa sensazione che si debba tagliare qualche cosa. La giustizia riporta, vediamo se si riesce a vedere, in equilibrio, questa è una piuma e questo è un cuore, ok? La piuma rappresenta la mente e il cuore rappresenta l'emotività. Adesso vediamo se... Ok, ho la gatta che sta cercando di avvicinarsi, spero che non faccia cadere nulla. Va bene. Quindi ragazzi, vi sento con una forte energia ricettiva, creatrice, ideatrice. Si tratta anche di fare dei piani, si tratta comunque di, appunto, dare forma a quello che potrebbe essere un progetto, un'idea. Mm. Andiamo a vedere la carta della luna.
Ok, allora andiamo a vedere la carta della luna. Oh, ragazzi, abbiamo il diavolo e il sole. Allora, per qualcuno l'imperatrice qui fa anche riferimento a una madre o a magari un capo un po' invadente. Invadente perché? Perché se collegato con questo diavolo può essere una persona che condizioni parecchio. Se è legato alla vostra madre può essere, perché qui c'è anche il sole parla di bambini o parla di bambino interiore proprio. E quando ci sono queste due carte vicine, comunque con la carta della luna, sento che c'è qualche condizionamento molto forte dovuto all'infanzia, proprio perché c'è la luna e l'imperatrice parla di madre. Quindi può anche essere che a gennaio iniziate ad ascoltare di più voi stessi con la carta della sacerdotessa, iniziate a tagliare qualche tipo di credenza inerente appunto la madre, l'essere madre o il come creare qualche progetto, il quanto voi siete in grado di creare progetti. Molte persone, quando si vive in un ambiente familiare un po' disfunzionale, molte persone non hanno quel tipo di incentivo corretto da parte dei familiari, di conseguenza crescono pensando di non essere abbastanza bravi o abbastanza in gamba, diciamo così, per riuscire ad ottenere determinati obiettivi. È come se all'inizio del 2023 vi toglieste un po' quest'idea, questo condizionamento, eh. Andiamo a vedere l'asso di denari perché vi sento un po' rinascere verso la primavera. Wow, la ruota della fortuna che è esattamente un cerchio come l'asso di denari e il 2 di bastoni al contrario. Qua avevate il 3 di bastoni al contrario. Si inizia a intravedere qualche cosa. Diciamo che la ruota della fortuna è una chiusura C. Non so se ci fate caso, qua c'è la coda della mia gatta che ogni tanto compare. Va bene. E c'è questo inizio con questo asso di denari. Tenete presente che la forza degli arcani maggiori è sempre un po' minore rispetto a quello degli arcani maggiori. E diciamo che a marzo si comincia ad intravedere, c'è questo inizio, questo cambio, ma in realtà non è ancora così globale, così repentino, magari come vorreste. Questo miglioramento, insomma, si inizia a intravedere in questo periodo, ok? Andiamo a vedere il re di coppe. 7 di coppe al contrario. Sì, qui è come se ci fosse qualcuno che vi rimette un po' con i piedi per terra, diciamo così. Mm? Anche questo fante di bastoni. Vi sento con entusiasmo. Anche qui avevate il fante di bastoni, eh? Sì, qui ci può essere anche qualcuno che si debba occupare di qualche tipo di situazione ehm, un po' particolare che non si può, come dire, lasciare indietro. Allora, 4 di bastoni per il 7 di bastoni. Ragazzi, arriva questo contratto, sì o sì, qui siamo verso maggio, ma come vi dicevo prima, le energie sono un po' flessibili a livello temporale. Andiamo a vedere anche la carta dell'eremita per piacere. Quattro di coppe. Asso di spade al contrario, 5 di coppe. Mm. Ho la sensazione che questo contratto, ok, vi darà qui la possibilità di iniziare, come vi dicevo, quel tipo di percorso. Qui si smetterà fondamentalmente di aspettare che qualcun altro intervenga. Si prenderà, ve l'ho detto, io qui è come se sentissi una presa di potere personale da parte vostra. È come se ci fosse un ah, ok, ma io allora non sono tutto quello che mi hanno raccontato fino adesso, valgo molto di più. Ok, inizio a ricostruirmi nuovo, ho fatto questo salto. Andiamo per quello che è la mia strada, andiamo per quello che è la mia verità. E guardate ragazzi, come vi dicevo, c'è un inizio di abbondanza, non è ancora completamente stabile, completamente conclamata in questa prima fase del 2023, però vedo cambi in positivo, contratti se siete senza lavoro,
contratti e miglioramenti se già avete un lavoro o se per caso siete autonomi. Ecco, l'unica cosa, fate un attimino attenzione a non farvi prendere dai facili entusiasmi o dai condizionamenti mentali. Qui ho come la sensazione che qualcuno vi dica: hai bisogno di questo e voi lo compriate, hai bisogno di quell'altro, c'hai bisogno di quello per far andare meglio l'attività. Ecco, certe volte non serve comprare, magari basta modificare una determinata cosa, fare una promozione in più, o cose di questo genere. Voglio però un'altra carta per questo diavolo. La torre. Bisogna tagliare qualche paura, qualche credenza del passato, qualche tipo di atteggiamento. E quando c'è la carta del sole si parla anche di impulsività, quindi se per caso siete in questa fase della regina di coppe, quindi un po' troppo presi dal vostro lato emotivo, nel senso che vi identificate magari troppo con il risultato e quando non arrivano i risultati, per esempio, siete tristi, abbattuti, non avete voglia di lavorare, ecco, c'è da tagliare questo tipo di atteggiamento, di condizionamento. Alla fine è un percorso, si corregge il tiro durante il cammino, si modificano le cose man mano che uno vede se una cosa funziona oppure no. Qui quando c'è la torre c'è una brusca caduta dell'ego, probabilmente perché la luna fa anche riferimento dei sogni, eh. Probabilmente bisogna anche ridimensionare un pochettino quelli che sono dei sogni, appunto, il modo di comportarsi. Qui c'è qualche cosa che riguarda l'infanzia, i bambini o il modo di percepire determinate realtà che si è acquisito durante l'infanzia, che è il caso di lasciare indietro, perché bloccano fondamentalmente. Con la carta del diavolo, la carta della luna che parla di paura, è come se fosse un po', ok, ma adesso ho tutto, ho armato il piano e adesso, e se non funziona, è come se a febbraio ci fosse quel momento di, ok, cosa faccio? Qui avevamo un 2 di spade, mi pare, o no? Sì, eccolo qua. Va bene, andiamo a vedere un'ultima carta da parte di questi oracoli. Vediamo che ultimo consiglio vi danno. Ma che bella! Trascendenza. Trascendi i limiti, guardate, i limiti della mente. Vi ricordo che il diavolo parla di potere mentale. Quando, diciamo, la carta del diavolo è in luce, parla di un forte autocontrollo mentale, quasi una virtù. E poi abbiamo la torre. Allora, dicevo, trascendi i limiti della tua mente e permette alla luce della tua anima di brillare veramente. Cercate la vostra luce. Wow, mi sembra una carta molto in linea con tutto quello che è venuto fuori dalla lettura. Cari amici del Capricorno, io spero che la lettura vi sia stata utile. Se volete supportare il canale, se mi volete far sapere che appoggiate il mio lavoro, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare, potete lasciare una donazione, potete non saltare la pubblicità, anche quello è un modo di supportarmi. Ogni tipo di aiuto veramente è importante. Io intanto vi auguro un inizio del 2023 splendido, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!